Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti su Magia Stellare Evolutiva, il mio canale. Oggi ti guiderò in un oroscopo speciale, è dedicato al risveglio profondo e alla rivoluzione interiore, la congiunzione di Sole e Urano nel segno del Toro, ma anche segno per segno, quindi resta con me fino alla fine per scoprire il tuo segno e il messaggio dell'universo. Il cielo del 18 maggio ci dona un transito abbastanza raro e rivelatore, la potente congiunzione tra il Sole e Urano nel segno del Toro. Non è un semplice passaggio astrologico, è una chiamata a rompere le catene, a liberarti da vecchie paure e a riscoprire il tuo valore più autentico. Questo oroscopo tocca le radici più profonde della nostra sicurezza, i legami degli attaccamenti e le difese che costruiamo contro la paura di perdere il controllo. Diciamo che è una scossa luminosa, una scintilla che può spezzare gli schemi obsoleti, risvegliare dei desideri sopiti, ma aprire anche nel contempo nuove strade inaspettate, ma infinitamente più vere. Quale parte della tua vita sta per illuminarsi in modo inaspettato? Il Sole e Urano portano la risposta dove manifestano la propria energia nel settore dove toccano questa energia così potente. Quindi facciamo prima una carrellata di transiti generali, di descrizione del Sole e Urano per passare poi segno per segno. Diciamo che ogni segno vivrà questo transito in modo unico e ogni rivelazione può portare un nuovo inizio, una nuova consapevolezza. Preparati dunque a scoprire dove la luce del Sole e l'incredibile potenza di Urano si fonderanno per creare il cambiamento che aspetti da tempo. Inoltre ci saranno anche delle ferite associate ai segni e vedremo anche come rimediare alle ferite. Perché la congiunzione Sole-Urano nel segno del Toro del 2025 è così significativa? Urano in Toro circa dal 2018 al 2026 è la rivoluzione dei valori e della materia, un transito molto lungo. Urano è il pianeta dell'innovazione, del risveglio, del cambiamento improvviso. Quando transita nel segno del Toro, che ama la stabilità, la concretezza e il radicamento, si crea proprio un contrasto dinamico. La rivoluzione entra nel cuore della materia. Questo transito, che è quasi agli ultimi gradi del segno del Toro, ha trasformato e sta trasformando tuttora il nostro rapporto con il denaro, la sicurezza, il nostro legame con la natura, con il corpo, il modo in cui cerchiamo stabilità, ma anche il valore personale. Urano in Toro, negli ultimi gradi del Toro, comunque è il più pesante perché è come un colpo di drago e quindi molto più pesante come transito da vivere e ci invita a liberarci proprio da vecchie certezze e a costruire nuove forme di abbondanza più libere, autentiche, più connesse con la nostra verità interiore. Questa congiunzione annuale del Sole con Urano accende ci rende consapevoli. Ogni anno il Sole si congiunge nel segno con Urano, ma la posizione cambia. Nel 2025 avviene nel Toro e quindi la rende particolarmente rilevante. Perché? Perché accende e illumina i temi taurini, denaro, il corpo, il piacere, il valore personale, la sicurezza, la stabilità, ma anche la nota artistica, mette sotto i riflettori ciò che va lasciato andare proprio per evolvere, per generare intuizioni anche improvvise, decisioni radicali e delle rotture, ma anche dei risvegli. Ha degli effetti collaterali e anche individuali, un cenno breve. A livello collettivo abbiamo delle innovazioni tecnologiche legate anche alla sostenibilità e all'ambiente. Ci sono dei cambiamenti dei mercati finanziari nei sistemi economici e il desiderio crescente anche di autonomia e di libertà materiale.
c'è un ritorno alla terra, al corpo, ma anche ai ritmi naturali. Mentre a livello personale c'è il risveglio del valore personale e dei bisogni autentici, cioè la rottura delle abitudini stagnanti, delle relazioni dinamiche e anche di dipendenza, anche per chi ha queste delicate, molto delicate situazioni da rompere. Gli schemi è una spinta veramente molto forte. Ci sono anche delle inattese intuizioni interiori su cosa realmente conta e che ci fa riflettere nella vita. È un invito quindi a vivere con più autenticità, semplicità e libertà. In sintesi, la congiunzione Sole-Urano nel segno del Toro è una scossa divina alla nostra zona comfort, è un'opportunità potente per trasformare ciò che è diventato rigido, per rinnovare i nostri valori e per abbracciare nuovi modi di esistere, più fedeli, ma su chi siamo veramente, la nostra essenza divina. È un momento per lasciare andare le false sicurezze e aprirci a un futuro più autentico, innovativo e connesso con il segno del cuore. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Ariete. Questa congiunzione Sole-Urano attiva proprio la ferita da ingiustizia e la tua ferita legata al tuo segno e accende per te la manifestazione nella zona più concreta e radicata, diciamo, del tuo tema natale, quella che parla di valore, il valore personale, delle risorse interiori ma anche esteriori, l'autostima anche legata alla sicurezza materiale. È il luogo in cui impari a riconoscerti come co-creatore della tua realtà e a costruire delle basi solide che riflettano chi sei veramente e non chi credi di dover essere per meritare amore e riconoscimento. Il passaggio del Sole è simbolo dell'identità e della coscienza, si unisce a Urano, l'archetipo della ribellione, del risveglio, del taglio netto con ciò che è obsoleto. Questa unione non è affatto comoda, ma è profondamente necessaria. Urano agisce come uno scuotimento sacro e in questa casa mette proprio nel settore la casa dei valori, delle risorse, mette in discussione tutte le strutture interne che hai eretto per sentirti sicuro, ma che oggi possono essere diventate una prigione. E si attiva anche chiaramente ogni passaggio se non hai elaborato, compreso e quindi concluso questa ferita attiva da ingiustizia, che si manifesta quando hai la sensazione che il mondo esterno ti abbia tolto qualcosa che ti aspettava di diritto. Può essere l'affetto, l'attenzione, il rispetto, la libertà comunque di essere te stesso. Spesso ti sei trovato a dover combattere per tutto ciò che era tuo, a sentire che per ottenere qualcosa dovevi dimostrare forza, valore, capacità. Eppure questa stessa ferita, se attraversata con consapevolezza, può diventare il portale verso un potente risveglio della autenticità. Ora, con questa congiunzione si apre per te, diciamo, un'opportunità evolutiva e liberarti dal bisogno di conferme esterne e radicare il tuo valore su una base migliore, interiore, stabile, incrollabile. Potresti avvertire scosse nel settore legato al denaro, al lavoro, ai beni materiali, ma il vero cambiamento avviene in primo luogo nel rapporto con te stesso. Impari a non identificarti più con ciò che possiedi e con ciò che gli altri possono riconoscere in te, ma con ciò che sei veramente. Questo transito ti chiede il coraggio di abbandonare i ruoli che hai recitato per sentirti giusto, forte o accettato. Ti invita a ridefinire il tuo valore personale, a scoprire nuove risorse dentro di te e a liberarti dalle forme di autosvalutazione e delle rigidità che ti impedivano di fiorire.
Il messaggio dell'universo che è in serbo per te è: non devi più dimostrare niente a nessuno, non sei qui per pareggiare i conti con il passato, ma per incarnare una nuova giustizia, quella che nasce dalla libertà di essere autentico. Onora chi sei, solo nella tua verità nuda e viva. È lì che si trova la tua ricchezza più grande. E ora passiamo per te, amico del Toro. Questa ferita, questa congiunzione del tradimento, comunque legata al tuo segno, associata al tuo segno, con la congiunzione del Sole Urano, manifesta la sua energia proprio nel tuo segno. In particolare quando ci sarà una congiunzione esatta il 18 maggio 2025, porta un evento, diciamo, celeste straordinario, ma è da tanto tempo comunque che Urano sta cesellando la tua identità, da moltissimi anni che ti dà degli scossoni proprio per farti risvegliare, vincere la resistenza al cambiamento. E questa congiunzione nella tua prima casa che governa l'identità, il modo in cui ti presenti al mondo, la tua energia vitale e l'immagine che hai di te stesso. È come se una luce improvvisa e potente venisse accesa su chi sei diventato e su chi forse stai ancora imparando ad essere. La tua immagine è il portale della nascita e del rinnovamento personale, ed è proprio qui che Urano, il grande liberatore, si fonde con il Sole e il tuo centro interiore. Questa energia può farti sentire scosso nelle tue certezze più intime, ma nel contempo ti apre la strada a una nuova ma più autentica versione di te stesso. È un invito a liberarti da tutte quelle maschere, etichette, aspettative che oramai non ti appartengono più. In questo potente processo di risveglio, come ti ho anticipato prima, si riattiva questa ferita, che può riattivarsi in ogni occasione, ma questo è un evento astrologico molto importante. Questo ferita da tradimento, che è un dolore antico che si manifesta ogni volta che hai sentito che qualcuno, ma anche la vita stessa, ha tradito la tua fiducia, ti ha deluso, ti ha abbandonato proprio quando avevi dato il cuore. Questa ferita ti ha spinto nel tempo a costruire delle barriere protettive, a radicarti nell'idea che la sicurezza si conquista controllando ciò che è prevedibile. Ma Urano ora ti dice: il vero radicamento non nasce dal controllo, bensì dalla libertà interiore. Questa congiunzione ti invita a rinnovare il patto più sacro che esiste, quello fra te e te stesso e il centro divino. Non puoi impedire agli altri di cambiare, di andarsene o di non essere come tu speravi, ma puoi scegliere di rimanere fedele alla tua verità. È il tempo di smettere di trattenere chi o cosa ti impedisce di evolvere e di abbracciare chi sei oggi senza rimpianti. È un momento per riscoprire la tua forza naturale, non nella resistenza, ma nella fiducia. È il momento di fiorire senza chiedere il permesso, di occupare il tuo spazio nel mondo senza avere il bisogno di dimostrare la tua lealtà a chi non sa vederla o onorarla. Il messaggio dell'universo per te qual è? Non tutti sono destinati a restare e non ogni promessa era destinata a essere mantenuta. Il vero tradimento sarebbe tradire te stesso. Onora la tua rinascita, celebra la tua unicità e permetti all'universo di sorprenderti. Questa è la tua rivoluzione, essere finalmente libero al tuo cuore libero. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Questa congiunzione Sole-Urano manifesta proprio la sua energia, proprio attivando la ferita da rifiuto, ma a livello inconscio. Soprattutto il 18 maggio, quando sarà il clou, ma comunque ce ne sarà ancora del tempo e già da tanti anni, quindi che forgia questa Urano ti spinge a superare queste paure, dei segreti nascosti, della connessione con il mistero e con le parti di te stesso che
spesso rimangono fuori dalla luce della coscienza. È come se un faro improvviso si accendesse nei territori più profondi della tua anima, rivelando forse che delle verità, che forse avevi lasciato sepolte oppure semplicemente rimosse. La 12ª casa proprio è la casa anche del ritiro interiore, della guarigione e della liberazione del passato. Quindi con Sole e Urano uniti sei chiamato proprio a trascendere i vecchi limiti interiori e a liberarti da schemi invisibili che ti hanno condizionato le tue scelte, più di quanto tu stesso hai creduto oppure vuoi ammettere. È il momento proprio di guardare in faccia queste paure sottili, quelle emozioni antiche che ancora oggi, senza che tu te ne renda conto, influenzano il tuo modo di vivere la libertà. E in questo viaggio segreto riemerge tutto questo che ho appena, diciamo, elencato sopra. È una cicatrice profonda che ti ha portato nel corso della vita a cercare approvazione, ad adattarti, a muoverti rapidamente da una realtà all'altra, pur di non sentire il dolore di non essere accolto o compreso. Ora però l'universo ti spinge a smettere di ricorrere a conferme all'esterno e a riconoscere il tuo vero valore intrinseco senza bisogno di essere approvato. Questa è un invito anche a ritirarti dentro di te, non per isolarti, ma per riscoprirti. È il momento, diciamo, di lasciare andare via tutto, eliminare tutti quei fardelli che ci possono appesantire, portando dietro ovviamente dei sacchi pesanti. Quindi alleggeriamo un po' il percorso. È il tempo proprio anche della guarigione silenziosa e potente, quella che nasce nel riconoscere che non sei rifiutato, non puoi essere rifiutato da chi non è mai stato capace di vedere la tua vera luce. Quindi allontana chi non ti accetta, chi non mi ama non mi merita. Questo è un po' il motto. Ora che sei tu che devi scegliere di accettarti pienamente, senza condizioni, senza maschere, senza compromessi. Il messaggio dell'universo per te: non sei mai stato davvero rifiutato, sei stato protetto. Comincia questa riflessione. Tutto ciò che non ti ha accolto ti ha reindirizzato verso il tuo cammino autentico. Ora il tuo spirito si espande oltre i confini del passato. La libertà più grande è accettarti senza bisogno di nulla fuori di te. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Questa congiunzione Sol-Urano può riattivare anche la ferita tua primaria legata al tuo segno, quella da abbandono, e manifesta questa energia, questa potente congiunzione, illumina proprio il settore delle amicizie, dei sogni futuri, delle connessioni collettive e delle visioni anche più alte della tua anima. È come se una nuova ondata di energia attraversasse il tuo campo sociale e il tuo spazio nelle speranze, portando chiarezza fulminea su chi sei davvero all'interno dei tuoi legami e su dove il tuo cuore sta veramente andando, quindi anche nella gestione dei sentimenti, dell'amore romantico, ma anche della creatività. In questo passaggio potente si apre la possibilità di liberarti da vecchi schemi di appartenenza che ti hanno trattenuto finora, amicizie, gruppi, ideali, che pur sembrando familiari, oramai non ti rispecchiano più. È un momento di risveglio radicale in cui puoi vedere con chiarezza chi ti sostiene davvero e chi invece si è allontanato mentre tu cercavi di mantenere viva in vita, anche si può anche dire, una connessione oramai vuota in queste amicizie. In questa apertura emerge proprio la tua ferita primaria, la ferita d'abbandono, una ferita che si è spesso nutrita dall'illusione che per essere amato e accettato tu dovessi rimanere fedele a relazioni o a sogni che non ti nutrivano più. Adesso l'universo
ti invita con dolce fermezza a riconoscere che l'amore autentico non ti chiede di restare dove ti senti solo. Questa energia ti spinge a riscoprire il potere di sceglierti, a sentire che la tua vera tribù appartenenza si raggiunge solo quando smetti di adattarti e inizi a vibrare nella tua piena verità. È tempo di rompere silenziosamente i legami che ti fanno sentire invisibile e di aprirti a nuovi incontri, nuove visioni, nuove fioriture dell'anima. È il momento di capire che l'abbandono che hai temuto non era una condanna, ma una liberazione camuffata. Ora sei pronto a costruire diciamo, dei legami che nascono dalla libertà, non dalla paura. Il messaggio dell'universo per te: non sei solo, non lo sei mai stato. I veri compagni d'anima stanno già vibrando verso di te. Abbraccia il vuoto apparente e lo spazio sacro dove nuove alleanze più vere e luminose stanno proprio per fiorire. E ora passiamo per te, amico del segno del leone, la tua ferita primaria è la ferita d'autoritarismo, ovvero delle, diciamo, non sopporti opposizioni, puoi avere problemi con l'autorità, non accetti proprio queste imposizioni anche dall'ambiente esterno, quindi dalle figure che rappresentano, diciamo, potere. Questa congiunzione risveglia e manifesta quella casa del settore della tua identità pubblica, della tua missione nel mondo. È come se una corrente elettrica attraversasse proprio il tuo senso di identità professionale, sociale, quindi pubblica, scuotendo ogni ruolo che hai assunto per sentirti riconosciuto o accettato, che è una cosa veramente molto importante non solo per il tuo segno, ma anche per tutti i segni. In questo transito così potente, la vita ti chiama a rompere le vecchie modalità di autorità che ti hanno fermato. Forse hai costruito un'immagine di forza o di successo basata sulle aspettative degli altri, o forse hai interiorizzato delle regole rigide su cosa significa avere valore o essere rispettato. Ora, questa energia ribelle ti spinge proprio a liberarti da ogni autorità esterna che ti ha detto chi dovevi essere. Questa ferita d'autoritarismo ti fa sentire in profondità quello che tu hai vissuto e che forse continui ancora a vivere. Questa memoria antica di quando per sopravvivere hai dovuto magari piegarti a delle imposizioni, perdere magari la spontaneità o reprimere la tua vera essenza per rispettare proprio delle figure di potere. Ora è il momento di guardare tutto questo negli occhi e di rivendicare il tuo diritto di essere il tuo unico sovrano. La rivoluzione che si apre per te è una liberazione, diciamo, di identità pubblica. Non devi più dimostrare niente a nessuno, non devi più seguire una scalata che non ti somiglia, non devi più obbedire a un copione antico. È tempo di scrivere una nuova definizione di successo basata sulla tua verità interiore e non su uno standard imposti dall'esterno. È il momento di brillare per quello che sei veramente, non per quello che ti hanno chiesto di diventare. Il messaggio dell'universo per te è distruggere i troni che ti hanno incatenato. Siediti sul tuo trono fatto di autenticità, coraggio e libertà. La tua vera grandezza nasce solo quando ti permetti di essere libero. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Questa congiunzione Sole-Urano attiva la tua ferita da svalutazione e manifesta la sua energia nella casa legata alla ricerca del senso, della fede, degli studi superiori, alla conoscenza superiore e ai viaggi interiori e anche ed esteriori. Questi viaggi non sono proprio solo, diciamo, fisici, ma anche mentali, come espansione della mente.
In questo momento cosmico, la vita ti invita a liberarti da vecchi schemi mentali e rompere gli schemi di pensiero troppo rigidi o e ti permette anche di vedere oltre tutto quello che hai sempre ritenuto giusto o accettabile. Questo ti permette di vedere in maniera più vera e autentica nella tua ferita, diciamo, di svalutazione, quel dolore antico che ti ha fatto sentire in passato, magari giudicato, inadeguato oppure sminuito nei tuoi sogni e nelle tue idee. Forse ti è stato insegnato che era sbagliato, che dovevi essere perfetta, sempre una brava bambina, quindi sempre perfettina e gentile con tutti. E questa è quello che tu desideravi di più, magari diciamo ti è stato negato proprio per essere sempre perfetta. E quindi questo esplorare l'ignoto, di fidarti della tua visione interiore, tutto questo ti è stato negato. Ora, questa energia, diciamo, rivoluzionaria ti spinge a riappropriarti del diritto di credere in te stesso, senza cercare l'approvazione esterna. Questo transito ti aiuta ad abbattere le gabbie dell'autocritica e a lasciare andare il bisogno compulsivo di perfezione. Accontentati che è già perfetto, la perfezione non esiste. Ti invita ad osare, a esplorare, a costruire una nuova filosofia di vita più ampia, più autentica, più sacra, che non si basa sul giudizio, ma sulla fiducia. È tempo di riscrivere quindi il tuo concetto di verità, non quella che ti è stata imposta, ma quella che il tuo cuore riconosce come autenticità. Il messaggio dell'universo per te è: non devi dimostrare nulla a nessuno, non devi essere impeccabile per essere degno di amore, rispetto o successo. La tua luce si espande quando permetti di credere in te stesso, anche quando il mondo non capisce. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Questa congiunzione di Sole e Urano riattiva sempre questa ferita primaria da ingiustizia e questa congiunzione potente manifesta la sua energia nel regno delle trasformazioni profonde, delle fusioni emotive, del potere personale, ma anche della rinascita, morte e trasformazione. Questa energia risveglia un punto nevralgico della tua evoluzione, appunto questa ferita, diciamo, dell'ingiustizia, che si radica nella percezione di non essere stato rispettato o riconosciuto nella tua verità più intima. La bilancia dà l'ingiustizia anche a volte perché va verso la coppia e quindi devi trovare il bilanciamento, va verso le relazioni, quindi devi trovare il punto focale dell'equilibrio. Questa antica ferita ti ha spinto forse in passato a cercare l'equilibrio ad ogni costo, anche sacrificando parti autentiche di te stesso per mantenere armonia ed approvazione. Ma ora l'universo ti chiama a un salto più audace, a fermare il tuo potere senza compromessi, abbracciando la verità anche se rompe degli equilibri superficiali. A volte per mantenere l'equilibrio si cade da un polo all'altro, pur cercando la soluzione. Quindi il segreto sta proprio nel centro per trovare l'equilibrio. In in questi momenti potresti sentirti proprio anche con questa congiunzione delle emozioni intensi, antichi dolori che magari o percezioni di tradimenti emotivi. Non respingerli, sono la chiave della tua liberazione. È il momento di rinascere senza paura di rompere delle vecchie alleanze o dinamiche tossiche. L'ingiustizia che tu hai percepito ti ha reso più sensibile, più forte. Ora puoi scegliere di essere libero piuttosto che essere approvato. Eh, il messaggio dell'universo per te non è il compito della tua anima sistemare tutto o compiacere tutti. Il tuo compito è vivere nella verità anche quando essa scuote i legami più profondi. La tua rinascita autentica
passa dal coraggio di essere integri. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Questa congiunzione Sole-Urano attiva nuovamente la ferita da tradimento, è una ferita molto, diciamo, molto pesante da dover essere superata, che è la tua ferita primaria. Quindi questa congiunzione manifesta la sua energia nella casa delle relazioni, del matrimonio, dei legami significativi, quindi nella dinamica delle relazioni personali e anche interpersonali, e sollecita molto questo settore delle relazioni, diciamo questa ferita da tradimento, questa ferita che nasce quando qualcuno, chiaramente quando si nasce è la ferita primaria, quando qualcuno diciamo, dell'ambiente familiare, genitoriale, ha violato la tua fiducia o ti ha fatto sentire incompreso nelle tue profondità emotive. In passato potresti aver sperimentato il dolore della delusione che ti era stato, di chi ti era stato più vicino. Forse ti sei sentito anche tradito nei tuoi ideali o nel tuo amore. Ora l'universo ti invita a rivisitare questa ferita, non per rimanere nel dolore, ma per guarire e per rilasciare il peso del passato. Questa congiunzione ti spinge quindi a liberarti da modelli relazionali che non ti rispecchiano più e ti chiedono di guardare le tue dinamiche di coppia o i tuoi legami con occhi nuovi, con visione chiara, che tu sei in grado di percepire anche senza bisogno di parlare attraverso la tua intuizione. Quindi usa quella. È il momento di rompere catene invisibili, di liberarti da ciò che non ti fa sentire connesso con te stesso, con gli altri. Osa vivere le tue relazioni con maggiore autenticità, senza paura o compromessi, accettando che l'amore e la fiducia non sono doni che vanno conquistati, ma che devono scorrere liberamente senza barriere. Le tue relazioni devono essere costruite sulla base di un'intesa reciproca di rispetto, ma anche di verità. Il messaggio dell'universo per te è: la fiducia non è un privilegio che viene concesso da qualcun altro, è un diritto che deve partire da te stesso. Quindi guarisci questa ferita, prendoti il coraggio di essere vulnerabile, autentico, libero da paura. Solo così potrai attrarre dei legami che sono veramente degni di te, degni di fiducia. Quando sai e riconosci, anche senza parlare, e tu lo sai fare, amico dello Scorpione, che quella persona è esattamente uguale a te, che tu non la tradirai mai e che resterai sempre vicino. Questa è la vibrazione fusione. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Questa congiunzione del Sole e Urano alimenta proprio questa ferita da rifiuto, quella primaria al momento della tua nascita, e manifesta la sua energia proprio nella casa del benessere psicofisica, della routine quotidiana e del lavoro come dipendente, e porta un'incredibile scossa energetica che sollecita proprio questa ferita, che nasce da esperienze passate in cui non ti sei sentito non riconosciuto o escluso, sia nell'ambito, diciamo, da bambino, e questo può essere stato ripetuto anche nel corso della vita, magari anche in ambito professionale, nelle abitudini quotidiane. Potresti aver trovato un senso di non appartenenza, come se il tuo valore fosse stato ignorato o sminuito. Ora, con l'arrivo di questa congiunzione molto potente, l'universo ti chiede di guarire questa ferita e ridefinire il tuo valore, sia nella vita lavorativa che nel modo in cui ti prendi cura di te stesso. Urano ti stimola a rompere ogni routine quotidiana obsoleta e liberarti da schemi di comportamento che ti trattengono nella versione vecchia di te stesso, quella che cerca l'approvazione degli altri o che teme di non essere abbastanza, di non essere all'altezza.
oppure di avere essere sempre l'amico di sostegno, disposizione magari 24 ore al giorno al servizio dell'operatore degli altri. Basta con questi schemi, è ora di tagliare. Se hai vissuto delle situazioni in cui ti sei sentito escluso, rifiutato, questo è il momento per incominciare nelle tue abitudini quotidiane, nelle relazioni professionali. Il tuo modo di prenderti cura del tuo benessere psicofisico devono rispecchiare la tua vera essenza senza arrivare ai compromessi. Quindi liberati dai legami tossici, osa essere sì operatore al servizio della luce, ma senza persone che ti opprimono o ti ossessionano. Sentiti libero di essere quello che sei veramente. È il momento quindi di fare spazio a nuove opportunità, sia nel lavoro che nella cura di te stesso. Non aver paura di metterti al centro della tua vita, di chiedere ciò che meriti e di rifiutare ciò che ti limita. E il messaggio dell'universo per te è non cercare di adattarti a ciò che non ti corrisponde. Rifiuta l'idea che il tuo valore dipenda dalle aspettative degli altri. Credi nel tuo potenziale. Il cambiamento è alle porte e ti offre l'opportunità di crescere sia personalmente che professionalmente. È il momento di sentirti completo, così come sei, una essenza unica. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Questa congiunzione Sole-Urano attiva la ferita da abbandono, complementare, diciamo, al cancro, solo che tu hai più distacco, più struttura, più disciplina, governato, diciamo, anche da Saturno. E diciamo manifesta questa ferita nella creatività, diciamo, dell'amore, dell'espressione personale e dove ti tocca profondamente, diciamo, in questa ferita. Forse hai abbandonato, diciamo, un hobby che magari pensavi non fosse utile e forse è il caso magari di tornare a coltivare questo hobby, questa creatività, oppure semplicemente i legami del passato, una riconciliazione, quindi una sicurezza, diciamo, emotiva. Questa è la casa proprio dove manifesta l'energia, questa congiunzione dell'autorealizzazione, delle passioni e dei legami emotivi, dove sta vivendo proprio veramente un grande risveglio, grazie all'energia dinamica di Urano che sfida la stabilità e la tradizione. Questa ferita appunto legata all'abbandono, perché il Capricorno in genere lo dà l'abbandono, mentre il Cancro lo subisce, l'asse complementare può essere legata anche al desiderio, diciamo, di sentirti trascurato o che hai trascurato, che hai abbandonato quelle relazioni intime o nel perseguire le tue passioni. Proprio in questo periodo può emergere con forza. In passato potresti aver vissuto delle esperienze di solitudine emotiva o forse ti sei sentito, diciamo, non amato o non visto per quello che sei veramente. Con il Sole che si congiunge a Urano, l'universo ti invita a rivoluzionare quindi il tuo modo di amare e di esprimerti. È il momento di liberarti dalle cicatrici che ti legano al passato, di abbracciare il cambiamento, soprattutto nel modo in cui tu ti relazioni con gli altri, con il tuo cuore e con le tue passioni. Cosa significa questo per te? Urano ti spinge a sfidare le tue paure profonde e a scoprire una nuova versione di te stesso, più autentica, più libera, capace di esprimere amore senza paura di essere abbandonato. È il momento di vivere le tue passioni con intensità e di donare te stesso senza timore di rimanere vulnerabile. Le tue relazioni devono essere basate sulla verità e sulla libertà, non sulla dipendenza. Il messaggio dell'universo per te in questo periodo è non temere di mettere a nudo il tuo cuore, perché solo attraverso l'autenticità e la vulnerabilità
puoi creare delle connessioni genuine. Le ferite del passato possono finalmente guarire se ti permetti di vivere senza paura di essere abbandonato oppure di abbandonare vecchi schemi. Quindi una doppia dualità. La tua crescita emotiva dipende dal coraggio di dare amore senza riserve e di aprirti anche a nuove esperienze, ma che possono portarti a un'espressione più piena e più autentica di te stesso. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Questa congiunzione Sole-Urano riattiva la ferita da autoritarismo, ovvero la ribellione verso le autorità, verso le imposizioni che arrivano dall'esterno. E questa congiunzione manifesta la sua energia proprio nella casa, della famiglia, delle radici, tocca in profondità questa ferita primaria. È, diciamo, il luogo in cui si formano le basi della nostra sicurezza emotiva e del nostro senso di appartenenza. Questa congiunzione ti spinge a confrontarti proprio con le dinamiche di potere e controllo che hai sempre vissuto nelle origini o nella tua vita domestica. Potresti aver sperimentato un controllo eccessivo da parte di figure autoritarie, sia nella famiglia che nelle prime esperienze di vita, che poi procedono nel corso degli anni e questa ferita, pur di guarire, tende un po', come dire, a camuffarsi, a utilizzare altre strategie per poter guarire, ma che queste esperienze ti hanno fatto sentire, diciamo, limitato nella tua libertà di espressione. La tua visione innovativa del mondo e il tuo bisogno di autonomia potrebbero aver incontrato delle resistenze o delle imposizioni da parte di chi cercava di determinare il tuo destino. Ora, con Sole e Urano che si uniscono, hai l'opportunità di rompere questi schemi e di trasformare il tuo rapporto con la casa, con la famiglia, ma soprattutto con le tue radici e quindi col senso di appartenenza, di sicurezza emotiva. Cosa significa questo per te? Questa congiunzione ti invita a rivisitare le tue origini e a liberarti da qualsiasi struttura rigida che ti impedisce di essere veramente te stesso. Urano, portatore di cambiamento, ti spinge a rivedere la tua visione della famiglia e a rompere le catene di un'autorità che limita la tua libertà. Sei chiamato a creare un ambiente domestico, ma che rifletta la tua vera essenza, dove puoi essere, diciamo, più autentico possibile senza dover cedere alle aspettative degli altri. Il messaggio dell'universo per te è, ti chiede di rompere le tradizioni che ti imprigionano, di rivelare la tua verità senza paura delle imposizioni esterne. Le tue radici possono essere più forti se sono costruite su base autentica e non su ciò che gli altri ti impongono. È il momento di costruire una casa, un rifugio emotivo che ti rappresenti pienamente, dove puoi essere te stesso senza paura di essere controllato. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Questa congiunzione Sole-Urano riaccende un po' questa ferita da svalutazione e manifesta la sua energia, diciamo, nella casa della comunicazione, dei pensieri, delle relazioni quotidiane e tocca in maniera profonda questa ferita da svalutazione. Questa, dove manifesta la sua energia, la congiunzione rappresenta il modo in cui interagisci con il mondo attraverso le parole, i pensieri, i legami con il vicinato, fratelli, sorelle e diciamo i parenti anche acquisiti, ma anche il modo di apprendimento della vita nel senso generico del termine. Questa congiunzione ti invita a riscrivere la tua storia in modo nuovo, liberandoti dalle esperienze passate con le tue idee o il tuo modo di esprimerti, sono stati dove sono stati proprio magari minimizzati o criticati e questo ti ha portato proprio una grande svalutazione
e dove ti sei potuto sentire in passato sminuito, forse ridicolizzato per le tue opinioni o per le tue espressioni personali. Urano, che è portatore di cambiamento, insieme al Sole, stimola una potente trasformazione nella tua comunicazione. Ti invita a liberarti da ogni forma di autocensura e di smettere di temere il giudizio degli altri, chiaramente senza esagerare, senza cadere nel polo opposto. In questo senso l'invito, ma è un momento giusto per abbracciare la tua autenticità e il tuo modo di comunicare al mondo. Cosa significa questo per te? Questa congiunzione è un'opportunità per te di rompere le catene, diciamo, della paura di esprimerti pubblicamente e anche personalmente. Puoi finalmente sentirti dai pensieri, liberarti dai pensieri limitanti, liberarti, diciamo, dalla vergogna che ti impedisce di parlare liberamente e di aprire il cuore alla comunicazione autentica. Urano ti spinge a guardare alle tue esperienze passate con un nuovo occhio e a liberarti da vecchie convinzioni e a riscrivere il tuo dialogo interiore con, prima cosa con te stesso e poi anche con gli altri. Qual è il messaggio dell'universo per te? L'universo ti invita a parlare con coraggio, non temere di essere te stesso nelle tue conversazioni. Le parole che pronunci e che pronuncerai non solo ti libereranno, ma avranno anche il potere di ispirare e illuminare gli altri. È il momento di affermare la tua voce senza paura di essere giudicato. Le tue idee sono potenti e meritano di essere ascoltate senza timore di umiliazione. E ora un messaggio, diciamo, esoterico in generale per tutti i segni. Urano, in tutta la sua forza rivoluzionaria, ci invita a riscrivere le leggi della nostra esistenza. Questo transito non è solo un momento di cambiamento materiale, ma un risveglio profondo interiore che trascende i limiti imposti dal passato. Ogni segno, ogni anima è chiamata a rompere i confini mentali e spirituali che ci trattenevano in vecchie concezioni di noi stessi, aprendo la porta a una nuova era di consapevolezza e libertà. In questo momento di congiunzione del Sole e Urano c'è un'energia potente che squarcia il velo dell'illusione, facendoci credere la realtà per quello che era, per quello che è. È un campo infinito di possibilità. Urano ci spinge a vivere con maggiore autenticità, rivelare il nostro vero sé senza paura di essere giudicati o di fallire. È l'invito a liberarsi dalle catene invisibili che ci legano proprio ai vecchi schemi, a pensare, agire e sentire in modo nuovo. Ogni ferita che emerge ora, sia che essa sia legata alla paura al rifiuto, al tradimento, all'abbandono, alla svalutazione o alla, diciamo, qualsiasi ferita, è un'opportunità di trasformazione. Queste ferite che un tempo ci tenevano prigionieri, ora diventano dei portali di evoluzione attraverso i quali possiamo attingere alle risorse più profonde di resilienza, coraggio e saggezza. Ci viene chiesto di fare pace con tutto quello che è stato, di abbandonare le vecchie paure e di fare spazio per la rinascita. Diciamo che Venere, nel suo ruolo di catalizzatore interiore, ci guida ad amare noi stessi in modo autentico, a scoprire il valore dell'essenza oltre la superficie e accettare l'amore non è solo un sentimento, ma una forza trasformatrice, una potenza che guarisce e libera. L'universo ci ricorda che il nostro vero valore non dipende da ciò che possediamo o dalla opinione degli altri, ma dall'integrità con cui ci connettiamo con la nostra essenza più vera. Perché Venere? Perché Venere è il governatore del segno del Toro
e Venere è associata al quinto raggio della conoscenza e anche della guarigione. Quindi questa è la chiamata al cambiamento. In ogni atto di rottura e liberazione c'è un'opportunità di rinascita e rinnovamento. Quindi non temere, non dobbiamo temere di abbracciare l'ignoto, di lasciare che il flusso del cambiamento entri nel nostro cuore e nella nostra vita. Ogni passo che facciamo lo facciamo verso l'autenticità. Ogni scelta che facciamo per essere fedeli a noi stessi ci avvicina sempre di più alla versione più alta di chi siamo diventati e destinati a diventare nel percorso animico. Eh, la trasformazione quindi di Urano porta con sé un invito a riscrivere la nostra storia, a liberarci dalle catene del passato e a vivere con maggior consapevolezza e autenticità. Ogni segno, ogni anima ha il potere di rinnovarsi, di abbracciare il cambiamento e di scoprire la propria essenza più profonda. Le sfide che stiamo affrontando ora sono delle opportunità mascherate, però sono pronte a guidarci verso una vita più autentica, ma ricca di significato. Se questo messaggio ti ha parlato e senti che questa energia di cambiamento che sta chiamando anche te, non perdere l'opportunità di fare un passo in più verso la tua evoluzione. Iscriviti al mio canale per continuare il viaggio insieme e per ricevere contenuti che ti guideranno attraverso il risveglio interiore, la crescita spirituale e la realizzazione dei tuoi sogni più autentici. Clicca su iscriviti, unisciti alla nostra community di anime in cammino verso una nuova consapevolezza. Il futuro ti aspetta, è il momento di abbracciare con cuore aperto e mente pronta al cambiamento. Non perdere i prossimi aggiornamenti. Il cammino verso la trasformazione è appena iniziato. Namaste. Grazie per la vostra partecipazione e a presto da Caterina.